amici da RRS Metal Detector e non solo, siamo Fede e Anto e siamo qui oggi per farvi un video per dimostrare quanto incide il terreno sulla profondità di rilevazione dei metal detector. Oggi abbiamo portato 3 multifrequenze Legend, Score e Double Score, il Simplex Ultra monofrequenza e l'Amphibio Multi. Allora ragazzi, abbiamo deciso di fare 5 buche con 5 target a diverse profondità. Come potete controllare nei video precedenti, sempre sul nostro canale, su un terreno neutro con mineralizzazione pari a 0 e un ground neutro, l'Amphibio Multi arrivava a rilevare la moneta di Vittorio Emanuele da 10 centesimi a 45 centimetri. Su questo terreno i giochi cambiano, quindi abbiamo deciso di farvi vedere quanto incida questo fattore. Il ground è sui 50 circa, su tutti i metal detector abbiamo appena provato, ma però vi faremo vedere anche con una telecamera posizionata sul display di ogni metal detector come reagiscono. Ma prima di fare questo iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale di YouTube, Spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati, commenti e un like che fa sempre piacere. iscrizione gratis ragazzi. Grazie, a dopo. Ok ragazzi, accendiamo Amphibio. Bilanciamento del terreno. Modalità, andiamo a mettere la 4 toni perché qualcuno ha detto che la 3 toni è quella che tira di meno, quindi li accontenteremo andando a metterla a 4 toni. Alziamo il gain a 95 circa, perché dopo diventa poi instabile e non ha più senso, anzi lo spingiamo a 99 e proviamo subito con la pepitina. 5 centimetri. Proviamo anche a togliere la discriminazione. Come sentite, 5 cm, 2 mm di pepita la sente ferro. Qui siamo a 27 cm la moneta. 15 centimetri, sempre la moneta. 15 cm da 1 cm questa. Questa qui invece è 17 centimetri. E non so da quanto è. 20 cm. È 20 centimetri. Ok, questo è Amphibio Multi con la modalità 4 toni e il gain a 99. Ok ragazzi, allora accendiamo il Legend. Modalità ne mettiamo, aspettate, allora multifrequenza, partiamo con la M1, modalità field, discriminazione all metal. Andiamo a rimuovere i disturbi. Il terreno è bagnato e c'è un freddo incredibile oggi. Bilanciamento del terreno 52, perfetto. Ora la reattività ragazzi la teniamo bassa, la mettiamo a 3 circa o 4. Non sempre abbassando la reattività si ha il massimo della profondità. Su alcuni terreni ostici è meglio tenerla un po' più alta la reattività per avere
una ripresa maggiore, un aggancio maggiore del metal detector. Quindi sensibilità a 30, multifrequenza M1, pepitina. Ricordiamo che è 5 cm. Il Legend ha una multifrequenza di 5, 10, 15, 20, 40. Questa qui è quella da 27 cm la moneta. E 20 cm. Allora proviamo con la multifrequenza M2, andiamo a rimuovere sempre i disturbi. Allora il Legend, ragazzi, ha la possibilità, a differenza degli altri metal, di avere anche le frequenze singole a disposizione, quindi si ha una gamma di 5 frequenze che non sono niente male anche da utilizzare singolarmente, quindi si può benissimo giocare anche su quel fattore lì. Andiamo a bilanciare il terreno. 54, multifrequenza M2, sempre sensibilità a 30 e all metal. Vita da 5 cm. Moneta da 27 cm di profondità. 15 cm. 17 cm e 20. Allora non stiamo a fare la multifrequenza M3 per una questione di tempo o le singole frequenze, perché tanto più o meno i risultati dovrebbero essere quelli, anzi facciamo una 15 kHz per avere lo stesso paragone confrontandola con gli altri, magari singola frequenza. 53 come vedete sempre sul ground. Questa è la pepita, 5 cm, questo 27 cm la moneta, 17 e 20. Ok, questo ragazzi è il Legend. Come potete aver notato, le monete le rileva ugualmente, ma con questo tipo di terreno a una certa profondità le monete vengono rilevate quasi ferrose. Ok? Ok ragazzi, passiamo allo score. Questo è un multifrequenza accendi e vai, ok? Quindi andiamo a accendere lo score. Questa è una macchina per coloro che vogliono una multifrequenza simultanea, accendi e vai. Questo non vuol dire però che, essendo un accendi e vai, sia meno potente degli altri fratelli, quindi non è un entry level, ma è un accendi e vai, sono due cose differenti. Qui non facciamo altro che fare la rimozione dei disturbi, siamo in multifrequenza M1. Ok, togliamo la discriminazione come negli altri, mettiamolo all metal, alziamo la sensibilità al massimo. M1, Pepita, 5 cm. Moneta 27 cm. 15 cm sempre moneta. 17 centimetri. E 20 centimetri. questo è l'accendi e vai con la modalità field. Mettiamo la modalità park, multifrequenza M2,
cioè mettiamo la modalità fielder in modalità park, scusate, andiamo a fare la rimozione dei disturbi sempre, da fare ogni volta che si cambia frequenza. piastra alta da terra, mi raccomando, M2, sensibilità alta, togliamo la discriminazione, Ripito, 5 cm. Moneta 27. Moneta 15 cm. Moneta 17 cm. E sempre moneta 20 cm. andiamo anche sulla multifrequenza M3 per fare una cosa equa, sensibilità sempre a manetta, Ripito, 5 cm, 27 cm la moneta, 15 cm moneta, sempre moneta 17 cm e 20 l'ultima moneta. ok, questo ragazzi è lo score provato in tutte e tre le multifrequenze, e la frequenza singola non stiamo neanche a farla vedere perché tanto abbiamo visto che comunque le monete vengono rilevate ma a livello del ferro. Ok, questo è un pelo meno potente dei fratelli maggiori perché è normale. Andiamo sul double score. Double score ragazzi ha qualche impostazione in più del fratellino, ok, ha la possibilità di cambiare la reattività, di cambiare l'iron filter, insomma di avere tante impostazioni come il Legend, ma sicuramente meno del Legend. Reattività la possiamo regolare in 3 livelli, quindi qua la mettiamo a 2 circa. Abbattimento del terreno, ok, M1 all metal, programma field. Senti la pietrica, 5 cm di profondità, moneta 27 cm di profondità, 15 cm di profondità, 17 cm di profondità e 20 cm di profondità la moneta. Questo ragazzi anche per farvi capire che quando agganciate un target, se volete scavare profondo, che tanti dicono ah io ho scavato monete profonde con questo, con quello e quell'altro, dovete comunque andare a scavare anche il ferro che viene pizzicato. Questo per farvi capire che il terreno può camuffare l'id di una moneta talmente tanto da portarvela a ferro, e se voi in quel tipo di terreno non andate a scavare o a tirar via anche un po' di terreno sul ferro, non riuscirete mai a scavare le cose profonde. Questo per farvi capire un po' come funzionano i test in giro per l'Italia, anche perché abbiamo visto veramente di ogni, e sinceramente non è che ci piaccia tanto denigrare una macchina o l'altra, però siete tutti quanti capaci di fare una buca in terra e fare la verifica dei vostri metal detector come facciamo noi. Multifrequenza 2, Moneta da 27 cm. questa moneta, come vi ricordo, è la moneta che l'anfibio rilevava 45 cm su un altro tipo di terreno. Qui siamo a 27, Qua siamo a 17 cm, questa moneta qua.
E questa 20 Ok, facciamo l'ultima prova con la 15 kHz. Andiamo a fare l'abbattimento del terreno. Ok, proviamo a mettere la reattività a 1 e via con l'oro. 27 cm la moneta, 17 cm, 15 cm, scusate, la moneta, questa è 17, 20 cm. Ok, e questo ragazzi è il double score. E passiamo a sinistra. E ora ci facciamo due risatine ragazzi con il Simplex Ultra. Ok, allora Ricordiamo che è un 15 kHz. andiamolo ad accendere, versione 7.0. Simplex Ultra è la versione nuova del Simplex Plus. Simplex Plus che andrà fuori produzione sicuramente, comunque ottimo metal detector per cominciare a cercare. Simplex Ultra è la versione più tecnologica, poi c'è il BT e Cosa, scusa? No, dicevo stavo Simplex seguendo Ultra. il bastardo. Lo stavo seguendo. e il light. Allora ragazzi, andiamo a fare l'abbattimento del terreno. Sensibilità 30, modalità park, siamo in modalità park e proviamo con la pepitina. 5 cm. Ni 27 cm la moneta. Sto morendo da freddo. sentite come la pizzica? 15 cm sempre la moneta. di alto, 17 cm e 20 cm. questo è il Simplex Ultra ragazzi. Adesso montiamo la modalità Field, 30 di sensibilità, Petita 5 cm, 27 cm la moneta, 15 cm, 17 cm e l'ultima moneta 20 cm. sentite come lavora l'Ultra, sembra un metallino da niente, un entry level, perché questo è poco più di un entry level, ma come avete sentito su questo tipo di terreno funziona veramente bene. Dove i multifrequenza sono un po' più a disagio, questo si comporta eccellentemente, direi. Essendo da 15 kg. Sì. Comunque ragazzi, detto questo, volevamo solo farvi capire la differenza del terreno, come vi abbiamo detto all'inizio. Come reagiscono i metal. Non fatevi imberlocare da quei test dove si paragonano le macchine di diversa marca per fare e vincere una marca o l'altra. Bisogna sempre comunque utilizzare tutte le impostazioni in nostro possesso per fare risaltare il metal detector nelle sue potenzialità, senza cercare di spingere troppo da una parte o da quell'altra, perché questa poi è una cosa che va a danneggiare il mercato dei produttori e noi stessi metal detector. E noi detectoristi, perché andiamo a comprare una macchina che poi pensiamo che abbia delle prestazioni, invece ne ha tutte delle altre. Quindi questo è il nostro hobby, queste sono le nostre macchine che abbiamo testato, come vedete senza veli, con un video tutto intero e con il display del metal detector che si vedeva bene, cambiando tutte le impostazioni in nostro possesso. Quindi questi sono i test ragazzi che bisognerebbe fare E seguire.
E queste sono le conoscenze che bisognerebbe avere dei metal detector per fare i test. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ma sicuramente ci siete già con noi. Commentate, un like che ci fa sempre piacere. assolutamente sì. Speriamo di esservi stati esaustivi. E adesso dobbiamo riscavare tutte le buche. Porca miseria, con sto freddo, le maniche sono bianche oltre che nere. Ciao a tutti ragazzi, Ciao, grazie ragazzi. per essere con noi. Ciao!